Allora, la prima cosa che dobbiamo fare effettivamente è quella di installare Visual Studio Code. Vi basterà andare su code.visualstudio.com e praticamente selezionare la versione che più è compatibile con il vostro sistema. La seconda cosa di cui sicuramente abbiamo bisogno è di Node.js. Ok? Se lo cerchiamo proprio su Google, andiamo a cercare semplicemente la query Node.js, praticamente ci ritroviamo davanti a questa operazione, davanti a questa pagina, Run JavaScript Everywhere. Clicchiamo su Download Node.js LTS, il sito potrebbe cambiare in maniera anche abbastanza imprevedibile, perché diciamo che ogni anno, 2 anni questi siti internet cambiano. Clicco su Download. Vado a selezionare a questo punto la pre-built installer, perché praticamente abbiamo l'MSI, ovvero il Microsoft Installer, tutto quanto il pacchetto che prevede l'installazione completa del nostro sistema. Clicco su Download Node.js ed attendo il completamento. La cosa un po' più rapida, tra virgolette, che ci aspettiamo effettivamente è quella che in questo momento storico Node.js è un add free, quindi fondamentalmente se lasciamo tutte quante le impostazioni di default installiamo tutto ciò che ci serve in maniera diretta. Non ci interessa l'introduzione di cioccolati e così via, l'importante è che ci sia il JavaScript Engine pronto per essere utilizzato. Attendiamo il completamento dell'installazione. Ed ovviamente vi chiedo, se avete aperto in precedenza Visual Studio Code oppure avete una PowerShell aperta, di chiuderla totalmente, perché devono essere ricaricate le variabili d'ambiente. Clicco su Finish, se tutto quanto va a buon fine e apro ad esempio la PowerShell, ok? Guardate, se digito node -version, automaticamente ho la 20.14.0. Potrebbe essere totalmente diversa dalla vostra, ma non vi preoccupate, perché l'idea è quella di utilizzare le funzionalità base di Node per effettuare le nostre operazioni. Bene, a questo punto facciamo l'inizializzazione del progetto. Quindi apriamo, creiamo una nuova cartella, ok? La chiamo tutorial Node Express, ok? Allora, praticamente apriamo Visual Studio Code, vado a cliccare su File, ovviamente apro un Open Folder, che in pratica è quella che andrò a selezionare sulla parte del desktop. Guardate, ho Tutorial Node Express, eccolo qui. Chiudo tutti quanti gli avvertimenti, non vi preoccupate se ce ne sono. La welcome page può essere chiusa, ok? E qui dentro praticamente andrò a creare il mio progetto. Dato che all'interno del mio progetto voglio creare tanti slot con un approccio iterativo incrementale, ovvero partiamo sempre dalla base, poi cloniamo quella base, la miglioriamo, vado a creare all'interno di questa cartella, guardate, tramite l'apposito pulsante New Folder, ok, un'altra cartella che è Let's 00 Express Intro, ok? Premo invio e fondamentalmente ho appena creato la mia cartella. Adesso che cosa devo fare? Beh, tecnicamente l'inizializzazione di Node ha una procedura che segue il CLI, quindi la Command Line Interface. Dove la trovo? Allora, io devo cliccare su questi tre puntini, ok? Quindi fondamentalmente perché? Perché ho zoomato la visuale di Node, voi molto probabilmente ce l'avrete già direttamente visibile. Vado su Terminal, New Terminal, ok? Vedete, praticamente mi ritrovo in PowerShell, quindi praticamente è il nostro terminale. Mi trovo sulla cartella, quindi sulla path C2 Users Academy Desktop Tutorial Node.js Node Express. Per avviare, quindi per effettuare l'inizializzazione del progetto, faccio un npm, scusatemi, devo entrare dentro alla cartella Let's 00 Express Intro, quindi faccio un change directory Let's 00, guardate, utilizzo il tab praticamente, quindi quello che si trova subito al di sotto della slash, al contrario, quindi del backslash che si trova prima dell'1, ok? Ho dato delle indicazioni geografiche su questo tasto. Mi faccio suggerire la path e guardate, premendo invio mi ritrovo esattamente dentro alla mia nuova path, che è compatibile con quello che sarà il mio nuovo progetto. Guardate cosa faccio. npm init. Praticamente che cos'è npm? Node Package Manager init initialize. Quindi vado ad eseguire l'operazione, lui mi chiederà delle informazioni,
Qual è il package name? Lui automaticamente utilizzerà questo. Per esempio, posso crearne uno nuovo, non vi preoccupate, o lasciamo questo qui di default. La versione lascio questa di default. Premo praticamente invio su ogni singolo step, perché poi li analizzeremo in dettaglio quando andremo più avanti. E praticamente, guardate, lui che cosa ha fatto? Mi ha riepilogato quello che sta per scrivere nel package.json, clicco su ok e guardate, se vado ad aprire la mia struttura, fondamentalmente mi ritrovo il package.json, dove ci sono esattamente le stesse informazioni che ha creato lui con la command line interface. Ciò non toglie che posso cambiarle in qualsiasi momento. Author, per esempio Giovanni Pace, non mi cambia assolutamente niente. Queste sono informazioni che serviranno ad NPM per essere eseguite. Benissimo, allora la prima cosa che dovrò fare in questo momento è installare tutti quanti i miei pacchetti necessari, in questo caso sarà Express il primo, e avviare ovviamente quello che è il mio web server. Vediamo come funziona.